Ciao, Oh, ma ci senti? allora sì, ora sì. Oh, molto bene, molto bene. Allora, adesso siamo collegati. Ho già nascosto Federico Cappelli, che è l'ufficio stampa di Aruba.it, Racing Team, Ducati, nome lunghissimo. Federico, noi cominciamo l'intervista. Allora, stai bene, Iker? Tutto a posto? Sì, Sì, tutto a sì, tutto a posto. È posto, tutto solo a che posto. dietro di me, così è la mia casa, perché non so come fare Vabbè, questo. però abbiamo visto che ci hai provato. Allora, noi facciamo una piccola sigla di qualche secondo e poi iniziamo. Sigla, sigla. Eccoci qua, ciao da Mr. Helmet con Iker Lecuona che gli italiani non conoscono. Perché non ti conoscono, cioè non sanno che faccia hai, non ti hanno visto poco. È il momento di farci vedere un po' di più, perché adesso che sei un pilota Ducati, sì, ti avevano visto in MotoGP un po', ma poi con la Honda un po' meno. Adesso però sei sotto i riflettori, sotto lo spotlight, e quindi dobbiamo comunicare agli italiani, ok? Hai anche fatto i primi risultati finalmente, e sono arrivati abbastanza presto perché era difficile, no? Questa moto, cioè difficile il cambiamento, no? Ciao a tutti. Sì, alla fine no, è vero che è difficile di arrivare subito a una moto completamente diversa come la Ducati e andare più veloce, no? Dopo è vero che tutto l'inverno è più difficile per noi perché la condizione della pista al test è un casino sempre. È il primo test che teniamo noi è l'Australia. Sono l'Australia, è andato più calmo, ma Portimao è una pista che mi piace e ho detto ok, qua possiamo farlo bene. Non so come andare, no? Sì, semplicemente fare un P3, un P4, un P2, ma stare al gruppo alla fine è più cercano con Nicolò, che è più è l'oggettivo di me quest'anno e sono contentissimo, vediamo la prossima. Senti, ma le differenze, allora, se dovessi dire al bar oppure a un tuo amico, a qualcuno velocemente, quali sono le principali differenze fra una moto come quella che guidavi prima e la moto di adesso? Due o tre cose grandi, cioè che si vedono proprio subito, che proprio per fare una cosa veloce. Uno dice, vabbè, ma ok, ma cosa cambia soprattutto? Cosa dici? Tengo che dire come 3 punti più grande è l'elettronica, incredibilmente diversa dell'anteriore alla Ducati adesso. Dopo tengo che dire il motore alla fine prima è un motore in linea, qua è un Eh, V4 e questo è il lavoro, come lavora la moto è completamente diverso. E dopo direi che più l'aerodinamica che teniamo noi con la Ducati è meglio, ma tengo che capire come guidare con questa moto, perché con l'aerodinamica non è che puoi guidare come te vuoi, è come che la moto tiene un sistema e io tengo che guidare con questo sistema, è lo che tengo che capire del fine. Ma questi 3 punti penso che è la differenza più grande. Beh, sono tre cose grosse: motore, aerodinamica e Sì, elettronica. sì, 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 Sono sì, tre sì. cose grosse, non è che sono tre cose piccole. Però io sono sicuro che oltre alla moto cambia il metodo di lavoro nel team, come manufacturer. Tu hai cambiato anche il capo tecnico, che anche Aruba l'ha cambiato, perché è Sì. Andrea Oleari, quindi tutti e due avete fatto il cambio, e quindi c'è molta differenza. Tutti quelli che mi dicono, a parte le cose della moto, tutti mi dicono cambia proprio il lavoro. È vero oppure No, forse? è vero, 100%. Io l'ho detto prima in diverse interviste prima che te, che ehm, il sistema dietro
del box, sono come lavora Ducati, è completamente diverso e vengo di un'altra marca fa per 4 anni e devo che dire che subito mi ho sentito benissimo in questa squadra perché è come una famiglia più grande. Questo è il primo Ok. punto positivo, no? Perché io arrivo a una squadra completamente nuova, ma subito mi sento bene. E questo è importante per il Sì, pilota. certo. Sì. Dopo devo che dire che sì, che è vero che come lavora tutto il tecnico di la Ducati è incredibile, ma è diverso, è ugualmente diretto con il pilota. È come che tutto il mondo di tutto l'ingegneri di la Ducati ascolta tantissimo a tutto il pilota di la Ducati per fare le step, no? E Certo. in un'altra marca è più difficile perché no, è una mentalità più diversa. Quindi, ma tu da motore, aerodinamica, elettronica, cosa hai scelto prima di capire di più? Cioè, quale di queste tre cose hai detto no, qui c'è veramente da lavorare? Cioè, hai fatto sicuramente un programma, no? Hai fatto una lista di priorità. Io devo che dire che in generale non ho fatto un cambio grande alla moto. Per l'ora lo che intentiamo quando guidiamo è trovare una base più stabile e dopo proviamo, no? Ma lo primo l'elettronica. Penso che con l'elettronica e il motore, questi due punti molto importanti alla moto. La moto cambia tantissimo, che è un due punti che io tengo che lavorare tantissimo per capire bene che tengo che fare all'ora di guidare. Quindi queste prime due cose. E invece quando guardi i dati degli altri, perché voi guardate i dati degli altri, C'è? che cos'è la cosa che hai detto? Questa cosa non me l'aspettavo, oppure adesso capisco cosa succedeva, guardando i dati di Nicolò, oppure magari di Alvaro, se li hai visti, Sì, o sì, di sì, qualcun altro. incluso di Montella, di Giari, è fatto un Certo, piccolo anche Montella, check sì, sì, perché è sì, andato più veloce sì, all'inizio della temporata. Penso che è come la capacità che tiene la moto come si dice, l'entrata della entrate, sì, curva. L'entrata ok, della curva è fortissima, ma nella curva veloce, più veloce, è vero che tengo un passo dietro di Nicolò o di Montera perché è un passo che tengo che dare con tempo. Non posso ok. arrivare e dire andiamo. No, Sicuramente il no, giro cioè devi sì, ma studiare, sì, sicuro che il sì, secondo vado a fatto una caduta, no? È certo. un punto più critico, difficile di arrivare, non è che subito arrivo, ma è un punto che allora tengo che lavorare tantissimo. Ok, invece quando guardano i tuoi dati gli altri, no? Che dicono, perché anche gli altri guarderanno i tuoi dati. Adesso, insomma, se fai bene, è chiaro che guardano i dati. Secondo te cos'è la parte tua di Iker che è quella che può comunicare qualcosa? La frenata, l'apertura del gas, la Io, pe- percorrenza, io penso che la frenata y come si dice, dipende un po' la curva, il punto di la curva, perché io lavoro tantissimo con il corpo che tantissime volte che io aiuto alla moto a girare in una curva più lenta. ok. Cioè ci metti il Penso che peso, questi ci due metti il punti, corpo. sì, sì, Ci metti il esatto. peso, usi il peso, ok. Ma questa è una cosa che hai messo insieme negli anni con Honda, l'hai messa insieme in MotoGP? Perché tu in MotoGP avevi una moto violenta, no? Che dovevi, Sì, 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 cioè, sì. avevi una No, moto, ma alla fine io ho sempre detto che è lo stile di un pilota è l'ADN e la moto tiene un altro diverso, ma il sì, mio stile è sempre più simile, no? Quando è arrivato alla Moto 2 è un pilota che utilizzava tantissimo il corpo per girare, per utilizzare questo peso avanti o dietro per guidare diverso la moto e Mhmm,
come si dice, come guardare la gomma per la fine della gara. Io Ah, beh, sono un certo. pilota, io sono un pilota che posso guidare con la gomma l'anteriore e la posteriore diversamente. Al principio, all'inizio della gara lavoro con una gomma, alla fine lavoro con l'altra. Questa, Questo è lo che mi fa alla fine della gara andare più forte che l'altro pilota. Con la Ducati ancora non ho trovato questo, ma sicuro che arriva. Effettivamente io sono un analista, adesso tu non lo so se mi conosci, io faccio informazione ma sono un analista ed effettivamente nel 75% delle gare, io te lo volevo dire questo nella domanda dopo, tu hai fatto la rimonta quasi nel 75% delle gare negli ultimi 6 giri, 7 giri. Questa cosa, dimmi se dico una fesseria oppure no, cioè nel senso hai sempre fatto rimonta nell'ultima parte di gara. Evidentemente hai, diciamo, una sensibilità. Ma una domanda, ma tu con Petrucci hai mai parlato di quella KTM così difficile che dopo anche lui è venuto in Ducati, che vi è costata cara a voi perché no, avete No, pagato. sai, la relazione di Danilo e io allora è incredibilmente buona, Sì? ma mi ricordo all'inizio del 2021, quando siamo alla KTM, alla MotoGP, che non lo so, prima dell'Austria non parlavamo. Ah, È come ciao alla mattina, ciao alla sera, basta. Perché è come che era solo, per noi sappiamo che un posto della squadra è per lui beh, o per certo. me. Sì, Sai, sì. non è che teniamo una relazione, non lo so, semplicemente non parlavamo niente, ma dopo di questo punto devo che dire che la relazione è cambiata tantissimo. Quindi, Subito lui ha cominciato a parlare con me, io ho cominciato a parlare con lui, cominciamo a andare alla pista insieme per la referenza, per aiutarlo alla retta, per tutto. Quando è arrivato qua, alla Superbike, prima che lui, dopo 1 o 2 anni è arrivato lui, è parlato con lui e le ho detto, ehi, sicuro che te sei felice qua e lo puoi fare molto bene. E sono sì. contentissimo di lui. Allora teniamo una buona relazione. No, sono contento, ma perché mi chiedevo, quella è stata una moto difficile secondo me che vi ha insegnato molto, Sì, sì, eh, sì, sì. perché lì è un problema. Comunque hai visto che dopo il problema non era un posto per uno o per l'altro, c'erano altri problemi là, Eh beh, e quindi sì, non era sì, quello proprio il problema. Voi vi. non era quello, non era quello. No, no, Ma è vero che questi 2 anni per me, la KTM o così, è capito tanto di guidare con una moto difficile, che quando è arrivato a questo campionato, che lo difficile era guidare con la gomma usata, e io sono un pilota che sempre ha utilizzato la gomma fino al limite alla moto stradale, alla moto di allenamento, no? sì. Allora, è vero che all'inizio, le prime 5 giri per me è più difficile perché la mia moto, la base, non l'ha fatto per questi primi giri, l'ho fatto per l'ultimo 6 giri che quando tutto il mondo fa la calata della gomma, io Tu ancora cresci, tengo sì. questo. Ok. Adesso sappiamo cosa dobbiamo guardare. Gli ultimi 6 giri dobbiamo vedere cosa fa Iker per cercare di capire se è vero questa cosa qua. Vediamo se con la Ducati funziona. Senti, io ho una domanda che faccio sempre ai piloti. Quando tu guardi la gara oppure guardi l'onboard, guardavi le gare prima quando eri sulla Honda, le guardi adesso, cioè, sei diverso sulla moto? Oppure sei sempre tu? Cioè, è cambiato anche il modo di metterti in sella, di mettere i piedi, di mettere il corpo? No, io devo che dire che all'Australia non era io, perché come detto prima Sì, è sì, come il ok. primo test, no? Ma Portimao è cominciato a lavorare sulla moto con il mio stile Ok. e andava più comodo e safe, come si dice, Sicuro, sicuro. è sicuro, Sicuro, sicuro. sì, sì. E che io ho fatto un bello step in questo punto di sicurezza sulla moto, che lavoro con il mio stile. Questo è lo che ha fatto
queste step. Ok, questo, quindi il cambiamento è questo, quella parte buona è questa che ti ha aiutato Sì, 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 sì. Alla fine quando un pilota è contento e la moto lavora bene e lui sulla moto è comodo, guida comodo, Sì, alla poi fine è tutto contento. arriva. È vero che Sì, sì, la moto sì, io guido comodo, ma la moto non tiene questo potenziale, non arrivo. Come certo, prima, no, no? no, 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 ma è Ma chiaro. allora sé che tengo questo margine di farlo meglio, ma siamo qua. Questo è il punto vero e positivo per me. No, no, certo. Senti, ma Superbike è diversa dalla MotoGP, c'è il contatto fisico, no? Cioè Sì. c'è più contatto. È una cosa che ti fa pensare che è diversa la categoria oppure è più vera? Cioè ti piace questa cosa del contatto fisico a te Sì, oppure sì, tu sì, sì. preferisci... 100%. Te dico, un'aneddota per me, il primo anno a Misano, al gruppo siamo, non lo so, 8, e il primo 7 giri. Io mi ricordo con Rinaldi, che lui è alle squadra con la Ducati, e io ero con la Honda. Questa è la ventilazione del freno davanti e due trencato sulla gara per il contatto, ma non è un contatto malo. Alla fine io ho sempre detto che la moto è Sì, un sport come peligroso, ma è di sì, contatto. sì, certo. Sono la MotoGP, quando io ero alla MotoGP e cominciava questo cambio di aerodinamica e questo sistema del holso, tutto questo, e cominciava a farlo più difficile di fare questo contatto, no? Non si può fare più, no. Esatto, allora non si può fare niente. Io dico che la gara di Superbike per me all'80% è più divertente che la MotoGP. Sì, è un motociclismo più fisico, ok, più old school, certo. Sì, 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 è fisico perché tiene tantissima potenza, ma tiene tantissima aerodinamica che la moto è più pesante. sì, E la ok. velocità è altissima, la curva, tutto. Ma io ho parlato con Miguel e alla fine questa la Superbike è fisica, perché il Sì, ritmo che portiamo noi è alto e dopo teniamo 3 gare al weekend. sì, È è un diverso. approccio diverso. Poi tu però, adesso mi dispiace essere cattivo, ma i primi anni con la Honda lì dietro c'era da fare sempre a pugni, c'era sempre da combattere, no? Lì dietro il contatto fisico c'era di più. Cioè quando sei nei Sì. 10-12 è che tutti, no? Cioè sei nel gruppone, c'erano sempre problemi, sempre pericoli, Io sempre, no? sempre dico che come del primo al 6 sei un poco safe, è come che sei un poco salvato della prima curva, no? Del primo giro, perché il primo 6 penso che tutto anda più calmo, dopo del 7 al 11 o 12 massimo, Guerra, guerra. e questo è più da guerra, ma ancora non è un peligroso peligroso, ma dopo del 12 questo è un Mo- casino. Questo sì, è, vediamo che ok. passa se finito il primo giro o no. Questo è così. Adesso sei più rilassato, adesso, un po' più Ah rilassato. sì, devo Eh, dire che sì, 100%, sì. 100%. Allora, Eh, quando hai fatto 13 all'Australia è come, oh, che casino. E per questo di fare questa uscita, en la sprint, nella gara sprint, una Yamaha ha fatto, non so come si dice, come che mi ha impugnato alla 1 e è ok, arrivato sì, ultimo alla curva 2. certo, è un casino, è un casino. Cioè, non un Cioè, casino. Allora ha sì. fatto secondo a Portimao. Bellissimo, sì, è una o due posizioni, ma tutto il mondo con la linea, e tutto il mondo calmo, è diverso, è diverso. Ti stanchi Sono di meno. tranquillo. Sì. Questa domanda è un po' così, ma tu alla MotoGP ci pensi ancora ogni tanto? Oppure la tua identità è Superbike, adesso per te è una No, cosa io chiusa, cioè... ho sempre detto
che nunca è, come si dice, come che nunca è detto È ciao, deciso, sì, ok, non è è mai deciso finito, ok. di mai è finito, mai è finito, non sappiamo che passa il prossimo anno o 2 anni il prossimo così, perché alla fine tengo 26 anni, ancora sono giovane, non voglio dire no, no, non voglio andare a MotoGP, non voglio andare alla Honda, non voglio andare, no, questo non è vero. È detto che non voglio andare alla KTM, questo è vero. Ok, questo va bene. Questo è No, vero. questo lo capiamo. Ok, Questo è vero, sì, ma il sì. resto no, perché alla fine, devo che dire, sono contento con la KTM perché m'ha donato questa opportunità di andare alla MotoGP. Sono contento e grazie per tutta questa opportunità, ma dopo con la Honda hai ganato la 8 ora, 4 anni con lui, hai fatto 7 wildcard l'anno scorso perché ha fatto la caduta a Balaton Sì, ci e mi ha ricordiamo, fatto sì. male, ma alla fine sono contento con la Honda. Allora sono alla Ducati, sono contentissimo perché è la prima volta nella mia carriera deportiva che tengo una moto per guadagnare. Questo Sì, così. certo, no, ma questo, Sono contentissimo. Se luego, dopo quest'anno è finito primo, secondo del campionato, terzo, non lo so se il prossimo anno lo guagno o così, vediamo che passa nel futuro. Io tu non dico che no. sei come Alvaro, tu che è tornato alla Honda, cioè alla fine forse la Honda c'ha qualche problema, però evidentemente, voglio dire, adesso è chiaro che stai bene qua, io questo non sto dicendo niente, però no, voglio dire, non è, cioè, siete lasciati bene con Honda, no? Tutto Sì, sommato sì, alla sì, sì, fine, sì, oppure sì, non no, ci sono no, stati problemi? incluso a Portimao tutta la Honda Takeo, che è uno del capo della Honda, è Sì, venuto a sì, sì, sì. me a complimentare per la gara, per il weekend, per tutto, e che io tengo una relazione molto sana, molto buona con la Honda. Ma Tu hai, però la carriera, ognuno ha il sì, sì, destino. esatto. Certo. Ma tu hai parlato con Alvaro quando lui ha fatto Ducati, Honda, Ducati, dopo tu hai parlato con lui ti ha detto ma vieni sulla Ducati, ascolta me, lascia, Sì, fai... sì, sì, Che ti ha non mi detto? ricordo chi cara. Ah, a Jerez, perché ha fatto il swap del casco con lui. Ah sì? Ok. Ehm, y en este momento sì, parliamo tantissimo di questo, no? También, come si dice, parliamo del momento di che io prendia la sua moto, ma andiamo giovedì sera per fare questo della foto del swap, del cambio di casco. E mi ha detto, ma ancora vai fuori? Che questo weekend è per me, sai? Certo, Io sì. così. Però lui non ti aveva detto niente sulla Ducati. Lui conosceva tutte e due, no? Perché quindi Sì, sì, era, sì, no, era no, perfetto lui per dirti qualcosa, no? Ho Però parlato con lui, ma m'ha detto che è completamente diversa, ma è vero che la mia Honda è diversa alla fine che la di Alvaro perché, la Honda ha evoluzionato certo, è cambiata durante molto, questi sì, 4 è anni, vero. sì. Su quella su cui è risalito lui dopo che ha fatto Ducati era una moto forse molto molto più difficile, Era molto molto... difficile, è più simile come la prima Honda che ho portato io, ma dopo 4 anni facciamo un bello step e alla fine, in tantissimo circuito, sì, Toprak con Nicolò o Alvaro è andato più veloce perché ha fatto il record di giro al circuito, ma noi andiamo più veloce che il record anteriore, ma è 0,7 più lento che l'altro pilota. Sì, ma noi facciamo le step uguali, solo la moto è diversa. era diversa, sì. Sì, ma incluso così è arrivato qua e la moto è completamente diversa, sai? Che alla fine tutta la squadra lavora con la moto e tutto il mondo fa queste step. Vabbè, basta, poi basta poco. Ma tu cosa pensi cioè, questi anni, no? Ti sei fatto anche male, sei caduto tante volte con la Honda, no? Per provare a fare... Cioè, lì cosa dicevi? Quando cadevi dicevi, ma non ne posso più, sono stanco. No, come... tu e Xavi Vier che cioè, era veramente difficile, no? Hai detto, ma Sì, qui io se alla devo fine smettere... se noi vogliamo fare un risultato buono, teniamo che andare su il limite. Ma un giro bene, 2 giro bene, una gara bene, ma la seconda gara è un casino perché è una caduta più forte. Eh sì. No, alla fine
E tantissima lesione con la Honda che sì, tengo che dire che l'anno scorso, prima della caduta, dopo l'Australia che mi hai fatto male al piedi, ho detto, basta, teniamo che guidare, finire l'anno e basta perché così è impossibile. Tutto l'anno che è stato con la Honda mi ha fatto male. Qua con la Dopo... Ducati tengo che dire che porto una caduta del venerdì di Portimao con una gomma anteriore che non lavorava bene, che non mi piaceva, ma il resto Ma vado tu molto veloce. ne facevi tre prima di cadute. Tutte, Ah cioè, sì, voglio tre dire, o quattro, cioè, tre o sì, sì, quattro, sì, sì, sì. Quindi sulle cadute, assolutamente. Solo Lowe's è the king of crashes, no? Voglio dire. Ma anche Alvaro, tengo che dire, Sì, con la anche Honda, sì, sì, Alvaro. sì, sì, sì. Senti una cosa, ma tu cosa pensi del peso della zavorra di Alvaro? Perché, e poi anche un'altra cosa, cosa pensi del balance of performance? Adesso che la moto bella, quella che va forte, ce l'hai tu, di queste due sono cose. Yo no posso dire niente su questo. Tengo che dire che sicuramente in queste balance, penso che porta come 4 kg o così, o No, forse 5 7? Forse o 7? Ah, di beh, più. comunque tanti, sì. Sicuramente lui lo senti, ma tengo che dire che la Ducati fa un lavoro incredibile per fare una moto stabile, che sì, è più pesante, ma non so dire se il suo rendimento è 100% per questo O o è c'è perché lui ha qualcos'altro che cominciato, sì, magari perché lui ha sì. cominciato a pensare solamente questo. Non lo so, di vero Un che po' non lo so. psicologico, dici, un po' psicologico, sì. Sì, può Ok, essere. Sì, sì. ok. Senti, tu hai detto che la Superbike è bella, hai detto che ti piace, ma cosa cambieresti? Due o tre cose che se potessi cambiare, le cambieresti nella Superbike? Prima che teniamo 12 gara all'anno, io Ne penso vuoi di più? Ne che vuoi di più? sì, 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 sono d'accordo. 15, io penso che 15 o così è un numero buono perché teniamo al principio di l'anno che facciamo l'Australia, dopo un Tutta mese e Europa. mezzo senza niente, dopo Sì, facciamo sì. una seconda gara come allora e dopo teniamo 3 settimane di più. È come che tantissimo tempo libero, no? Io penso che 2 o 3 gare di più possiamo fare meno test, più gara. Fuori Io è dall'Europa, ma forse fuori ma dall'Europa. fuori dall'Europa teniamo che fare 2 gare Di di più. più, Sì, sicuro. sì, 3 sì. fuori dall'Europa perché questo è un mondiale, teniamo che andare fuori 100%. Se no per me è come che sicuro pugna 2 di più fuori dall'Europa, 1 all'Europa di più. E così facciamo Sì, 15 gara che è un numero buono, ma se teniamo che fare 6 giornata solamente di test, facciamo 6, non facciamo 10 o sai? Io prefiero questo, prefiero sì. gara a test. Quindi questo, solo questo cambieresti. Sì, e il resto mi piace, devo che dire che il paddock è incredibile, è bellissimo, tutto il mondo è più cercano a noi, è divertente, tutto il pilotto, parliamo della gara, parliamo della gomma, parliamo di tutto. È buono l'ambiente, è buono Più tutto. In rilassato, più generale, rilassato. sì, sì, Ok, sì. più rilassato. E molti tuoi colleghi, molti piloti mi dicono che la MotoGP è troppo, no, costretto, non hai più tempo, Sì. non riesci a rilassarti, a goderti un po' la gara, anche se fa parte del lavoro, Questo lo eccetera. buono è questo, che il sabato alla sera, dopo di la prima gara, teniamo il paddock show, che tutta la grilla Certo. lo fa e possiamo parlare, noi possiamo parlare con tutto il mondo che sei al paddock, perché tu prendi il ticket normale e Sì, puoi sei andare al più paddock. vicino ai tifosi, più vicino ai tifosi. Senti, Questo è ma bello, devo che dire che è questo è bellissimo. bello. A te piace questo? Non sei uno che si Sì, 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 stufa? sì, sì. Sì, ok. E sicuramente Un po' sì, ogni ad tanto. Aragon, a Jerez, alla fine è normale che io sono spagnolo, sono la cara spagnola, è più
difficile per noi, ma è bello, incluso così mi piace. Senti, tu come sei cresciuto? Con papà e mamma che subito compriamo la moto piccola, facciamo fare le corse, No, oppure con uno che diceva no, ma lascia stare, ma vai a giocare a, che ne so, handball, a pallavolo, che ne so, vai a no, io giocare, vai a fare... tengo che dire che la mia prima moto è come alle 7 anni o 8, è cominciato il Oh, motocross perché l'obiettivo del mio papà è fare il Dakar con lui. ok, Questo è il vero è, and- oggettivo, è andata ma è male. andato più diverso del suo oggettivo. Ma incluso così, quando era più piccolo, ehm, andava a fare l'allenamento quando io volia. Sì, io le diceva, papà, andiamo a fare motocross, e incluso con la lluvia così, andiamo, sì, andiamo a tutto il weekend per me è la moto, tutta la vacazione era la moto, sempre moto, ma perché io volevo fare questo. Non c'era pressione, non No, c'era no, 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 pressione. al contrario, è la giornata che io non dia niente al mio papà, lui non dirà niente. Lui Ok, stiamo a casa o facciamo una cosa diversa. allora, la Dakar la puoi ancora fare, altrimenti poi dopo tuo padre va con Petrucci a fare la Dakar e non va bene. Cioè, la puoi ancora fare perché hai visto Danilo l'ha fatta, quindi secondo me anche tu puoi farla. Cioè, c'è Sì, tempo, se sì, ti va, sì, ma trovi il modo. Adesso questo è Ducati c'ha vero, anche le ma moto. tengo che dire che Danilo ha fatto primo alla MotoGP, ha fatto primo qua, è più vecchio che io, penso, il punto è diverso. Alla fine io allora sono concentratissimo qua alla Superbike con la squadra e farlo bene Sì, e no, quando basta. decidi fai Sai? sempre in tempo. A un certo Sì, punto, fra ma, due o tre ma anni, se vuoi dopo andare a fare... 4-5 anni, se tutto va bene, perché no? Sì, Possiamo andare. se no fa solo Petrucci. Senti, invece l'anno prossimo arrivano Michelin, tu con le Michelin hai già corso, le Pirelli sono sicuro che quando sei arrivato ti sono piaciute subito, perché tutti hanno detto che si sono trovati bene. Adesso però è arrivato il momento di cambiare, no? Tu pensi di trovare qualcosa che già conosci di quelle gomme, Io penso che oppure... sì. No, io penso che Ok, sì. Io penso che sì. Sicuro al 100% non è uguale che la MotoGP, perché la no, beh, gomma, certo, sì. la gomma è completamente diversa perché la moto è diversa, non la potenza, tutto. Sicuramente tengo che dire che la gomma di Michelin del prossimo anno è meglio che la gomma della MotoGP di quest'anno. Sono sicuro che è più blanda, Ok. una gomma più morbida, no? Come più simile alla Pirelli, ma non è come Pirelli sicuro. Vediamo, per me lo che mi piace tantissimo della Michelin, devo che dire, è che dalla prima giro all'ultimo giro, se te sei costante e lavora bene la gomma, puoi fare il tempo identico del N- primo giro all'ultimo. Non Con ci la sono Pirelli sorprese, non ci sono sorprese. no, no. Ok. Con Se la te lavora Pirelli bene la gomma no. devi stare più attento perché si degrada, no? Questo dicevi? Al 100%. Al 100%. Ok. Portimao facciamo un secondo e mezzo più lento. Ok. Il giro veloce, un secondo così. E la Pirelli è una gomma più blanda che fa una calata grandissima. Però Pirelli porta tante specifiche. Pirelli intenta portare diversa gomma, se che allora per la Sì. prossima gara è una gomma diversa dietro. Vediamo, è una gomma funziona bene, una gomma non lavora bene, non lo so. C'è molta differenza fra come lavorava la Honda con le Pirelli e come lavorava la Ducati. La Honda era molto più aggressiva, molto più Sì, 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 violenta. sì. La Honda è sempre la frenata, l'accelerazione, tutto è aggressiva, molto, molto, molto aggressiva, perché per guidare veloce, per andare veloce con la Honda, tieni che essere così, o vai così o vai lento. Te decidi come vuoi guidare. Con la Ducati è diverso, con la Ducati sì, tengo che guidare più non lento, sino calmo.
più Più calmo, morbido, più morbido. più morbido, sì, esatto. Ok, ok. Senti, allora, quest'anno il favorito per il titolo è Nicolò. Sì, 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 sicuro, Sì, ok. 100%. Tu come ti metti alla fine del campionato? Cioè, se tu Ma se io continuo con questa progressione, secondo. secondo, ok, se Io per uno me ti sì. dice, se uno ti dice terzo, quarto, metteresti la firma? No. Tu vorresti, no, vorresti Ah, lottare. sicuro che un terzo per me è buonissimo e alla fine è il Sì, primo sì, le anno per sono, me che cioè, sono certo. qua. Non dico che per me un quarto ti diria, penso che male, perché tengo una squadra per guadagnare, ma secondo sicuro, terzo, boh, dipende un po' il perché, no? Se facciamo un terzo perché è caduto io, perché la moto un Sì, problema tecnico no e tantissimi problemi, sai? No come Nicolò ad Eh, Assen l'anno scorso. sicuro che Sì, quest'anno no, sì, perché non questo come quello. è solventato con la Ducati al Eh. 100%, ma sai, alla fine è così, è così. Primo è sicuro che è Nicolò, ma dopo vediamo, perché portiamo solo due weekend, due gare, e Beh, poi 12, dopo sono se tu ti ancora senti bene. 10 gare, vediamo Se che ti senti passa. bene, se ti senti... Sì. Invece tutti dicono che, cioè quel cavron di Petrucci, perché tutti dicono le BMW cresceranno, anche Nicolò ha detto, ah io sono sicuro, le BMW cresceranno, Miguel, Danilo, loro è impossibile che non crescano, anche tu pensi che loro Sì, 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 miglioreranno sicuro. tanto? Io l'ho detto prima della prima gara e detto, Danilo va con l'esperienza della Ducati, sono lui puoi fare un buon e un bello lavoro con il tecnico della BMW perché lui sa come lavora a Ducati Sì. e dopo Michele arriva con tantissima esperienza di MotoGP e allora vedi a Portimao. È andato velocissimo. Sono sicuro che la Ah BMW beh, ma arriva. Michele a Portimao, casa sua, proprio super, Eh, poi sì, ma carico. è velocissimo, alla fine sì, è la sua casa, ma la moto lavora, non va male. È vero No, che no, chi ma lavora di più, ma, effettivamente ma è qua. Ma incluso tengo che dire che Alex Lowe, con la Bimota è qua. è molto cresciuta. Sì, ma loro sono Sono, il team sono bravi, sai, il team, sì, quelli hanno vinto tanti mondiali, per non questo è, io, e l'anno è lunghissimo, e può vediamo come succedere di va. tutto, è vero, è vero. Sì, Se- sì, 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 io sempre dico, tranquillità perché solo 2 gare, sì, sì. Senti, ma da bambino chi era il tuo idolo che dicevi, tu per chi tifavi da bambino? Chi era il tuo Io pilota? sempre andato, io porto il 7 per Ok, per Carlos Carlos. Checa, sì, Sì, sì. incluso non lo so, fa una settimana così qua a Andorra prendiamo un caffè insieme e tengo una foto con la sua moto quando io tenia come 1 o 2 anni, con la 500, fa tantissimi anni. Sono io sempre È il seguito toro, è a il toro, è Carlos. il toro. Con il Toro, sì, sì, Con il per questo toro. motivo, Ma è un amico perché il toro perché? perché lui è con il Toro il 7 con il Toro, ma è spagnolo, sempre fatto così, sempre, sempre, sempre. E dopo la MotoGP è seguito a Valentino. Ah, Valentino. Ma sei andato in aereo con Carlos tu? No. No, all'aereo no. No, meglio di no, lascia stare. No, poi... Vabbè, No, no, vediamo, vediamo, questa è una cosa che vogliamo farlo. che è lui Melandri, no? Vanno in aereo, sai Sì, che sì, anche sì, sì, Marco lo so, tanti anni Melandri. fa, sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Quindi vabbè, ma il toro, sì, noi ogni tanto ci vediamo, ci siamo visti anche poco tempo fa con Team Altea quando ha vinto il mondiale, io c'ero, ha Sì. fatto un grande lavoro. Poi lui è sempre tutto preciso, molto, molto, molto gentile con i fans, molto organizzato. Tu pensi di assomigliare un po'? Sì, perché no? Sì, beh, non è male, Sì. cioè, voglio dire, ma magari fare le vittorie di Carlos in Superbike e le Boh, cose. sì,
E Cioè, questo dopo con te tengo una bella relazione e il 7 come si dice, come un'altra volta il 7 arriva la moto, no, alla se ruba, vinci una, certo, ok. vediamo, l'intenzione sì, l'intenzione C'è la d'essere curva Carlos Ceca, c'è la curva Carlos Ceca a Aragon. sì, 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 Quindi per adesso questo teniamo che farlo bene sicuro, sì, 100%. fanno una curva Iker poi fra quando sei, adesso sei troppo giovane adesso, meglio di no, bisogna aspettare un po' adesso. Esatto, esatto, aspettiamo più di anni. Va bene, allora tu sei contento, sei favorito per il titolo, cioè ti sei favorito per il titolo, favorito Nicolò, tu ti senti molto forte, le cose sono tutto belle, mi sembri felice. Quando io non ti conoscevo prima, però quando vedevo le interviste che eri sempre stanco, tutto storto quando arrivavi. Adesso le cose sono cambiate. Vuoi dire qualcosa al tuo, cioè tu vorresti diventare un uomo Ducati, cioè uno che rimane tanto? Cioè, ci hai pensato a questa cosa? Hai detto, io mi piacerebbe rimanere qua 2, 3, 4 anni, 3 anni, 4, non lo so, perché soprattutto se Nicolò, come dicono, no, vuole andare di là e riesce, e dopo bisognerà prendere in mano, no? Che ci Ma hai sì, pensato? sì, sì, no, alla fine è arrivato, come detto prima, una squadra bellissima, una squadra incredibile, che lavora bellissimo, che è arrivato il primo giorno di te, si mi è sentito come alla mia casa, una famiglia incredibile. Mi sento felice, per tutto in generale, perché lo he detto, tengo la meglio moto, tengo il meglio team, allora la squadra è incredibile, sono perché no stare qua 1, 2, 3, 5 anni di più? Poi Vediamo, vediamo. hospitality si mangia bene poi anche. È incredibile, questo è Sì vero. o no? Il mangiare è Vedi? buonissimo, è Lo so, vero, ma è buono. i Sai, giornalisti, è tutto. queste cose qua, i giornalisti sono le cose che gli interessano, è questo. Sì, Guarda qua, se no, certo, tutto il pacchetto a certo, tutto il volte è pacchetto, bellissimo. tutto il pacchetto, vabbè. Senti, Sì, sì, ma vediamo. gli italiani adesso ti conoscono un po' di più, perché forse non avevano neanche mai visto bene che faccia, cioè, perché sai, uno non lo sa. Adesso Ah ti sì, e conoscono, questo è normale. cosa vuoi dire a questi qua? Cioè, agli italiani? Cioè, No, cosa, non vuoi dire niente, no, cosa vuoi dire? no, poco che dire. Penso che sì, che alla fine, come te ha detto prima, che Nicolò è il favorito di quest'anno, ma come io ho detto, l'anno è lunghissimo, ancora è 10 gare, e 3 gare per weekend. Alla seconda gara siamo qua, vediamo che No, ma fanno io ti durante volevo tutto, dai. dire, ti volevo dare un consiglio, cioè loro hanno voluto bene a Carlos Ceca, no? Ducatista spagnolo, Ah però sì. hanno voluto bene ad Alvaro, ok? Adesso volete bene anche a me, Adesso cioè io io faccio il possibile, voglio, come si dice, io voglio continuare con questo, no? Sì, un messaggio Tutto gli d'amore, italiani, così, dai, tutto gli che... italiani, alla fine il 7 è sicuro che arriva al primo sul Bene, oh, tappone vedi, bravo, e questo, basta. basta, perfetto. Sarà divertente sicuro. Bene, va Una bene. bella foto. Dove vai adesso? Vai a cena? Sei libero? Sei pronto per partire? Dove vai? Devi partire? Adesso no, adesso tengo un piccolo meeting. Sì. Allora, dopo la cena e domani allenamento. Allenamento. In palestra o in moto? Sì, In sì, sì, no, palestra. no, palestra perché mercoledì prendo l'aereo per Assen Sì, perché meglio di no, il giorno prima. teniamo la gara. Sono la Sì, moto sì. per questa settimana è finita su il venerdì. Senti, quindi Assen podio, hai detto? Sicuro, 100%. 100%! Sì, Cazzo, è il mio primo podio a Assen. va bene, È ok. il primo anno, è la seconda gara, è un circuito che mi piace, arriviamo con questa teniamo che arrivare con questa mentalità, se Perfetto, no basta. Basta. Questa, vabbè, oh, hai detto tu, questa è la chiusura perfetta. Io ti ringrazio anche perché c'ho Federico Cappelli che mi minaccia, mi dice basta. No, non è vero, no, no.
è bravo. Grazie per questa chiacchierata. Speriamo che gli italiani Grazie a te. abbiano imparato a conoscerti un po'. Hai detto podio, eh? Vediamo. Sì, sì, Hai sì, detto sì. podio? Sì, 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 Vediamo, ok, vediamo, ok, no, vediamo. vediamo. Hai detto podio. Hai detto un sacco di cose, adesso vediamo che cosa succede. Grazie Iker, grazie a Grazie a te. Ruba.it che ha cambiato proprietà, hai visto, è diventata Mister Cecconi, ha fatto tutto all in quindi bisogna fare il risultato perché arrivano gli sponsor e tutto il resto. Grazie a Ruba, ringrazio anche Federico Cappelli per la disponibilità. È stato un piacere Iker, ci vediamo presto, anzi facciamo così, Anche a me. alla prima vittoria vieni ospite nella live di Mr. Helmet che facciamo il lunedì. Alla prima vittoria vieni, ok? Perfetto, facciamo così. Perfetto, ok. Facciamo A così. presto. Ciao, A presto. grazie. Mandiamo la Ciao, sigla. Ciao, grazie. ciao, ciao. Ciao, Sigla. ciao.